Aggiornamento di calciomercato Inter, bisogna fare un bel punto della situazione con tutto quello che sta succedendo dopo il caso Taremi, mettiamolo tra virgolette, il tema del momento. Devo rispondere anche ad alcune domande e considerazioni che mi avete fatto, che ho visto anche in giro sui social, un retroscena su Zielinski di cui dobbiamo parlare e anche un nuovo nome per il mercato dell'Inter da tenere d'occhio mentre si lavora anche sul tema dei rinnovi di contratto, quindi si continuano a gettare le basi per l'Inter del prossimo futuro. Facciamo tutto un riepilogo ed un punto della situazione in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Iscrizione al canale per non perdervi tutti i nostri contenuti quotidiani, le dirette ogni giorno alle 19:30 e non solo. Mi raccomando, clic subito così non vi perdete nulla. Andiamo dritti sulle notizie però e partiamo soprattutto da Taremi perché è un po' il caso del momento e bisogna parlarne. Nella giornata di lunedì eravamo venuti un pochino tutti a conoscenza del fatto che Taremi sarebbe dovuto poi sbarcare a Milano martedì 13 febbraio per effettuare le visite mediche. Perché si fanno le visite mediche? Perché si cercano di escludere qualsiasi tipo di problema, ovviamente, si firmano i contratti che poi diverranno attivi a partire dal 1° luglio, quando il contratto di Taremi con il Porto sarà ufficialmente scaduto. E tramite vari siti che permettono anche di monitorare poi quali sono i voli prenotati, o comunque quali sono i voli, ecco, le destinazioni, eccetera, avevamo visto effettivamente un volo prenotato per la mattina di martedì a Linate e c'era lo stesso volo riprenotato per destinazione Portogallo, diciamo, per il ritorno alle ore 20. Quindi era tutto fatto, anche andata e ritorno prenotati, con un Taremi che nel mezzo a Milano avrebbe effettuato le visite mediche e poi firmato questo contratto con l'Inter. Martedì mattina però, mentre dei miei colleghi ci stavamo confrontando, ne stavamo parlando, si stavano già appostando per le visite mediche, appunto per filmare e arrivare, ecco, alla notizia ovviamente, arriva invece la notizia di un volo cancellato. Salta tutto quindi e saltano di conseguenza anche le visite mediche di Taremi. Qui ho letto tanti commenti già consapevoli del fatto che Taremi era già stato ad un passo dal Milan la scorsa estate e poi all'ultimo era saltata la trattativa, ma non eravamo arrivati a questo punto. Qualcuno ha letto in giro, mi ha detto la trattativa è saltata, è successo qualcosa, altri hanno detto c'è qualcosa con il Fenerbahce, la squadra turca che la scorsa settimana aveva fatto un tentativo con Taremi, quindi qualcuno ha detto no, ma va al Fenerbahce, quindi non viene più all'Inter, quindi un po' di voci, un po' di caos attorno a questa notizia che posso anche capire. In realtà vi posso dire che anche oggi, anche nelle ultime ore, sono arrivate ulteriori conferme a quello che vi abbiamo detto nella scorsa live e qualche ora fa. Quindi i motivi per cui sono saltate queste visite mediche sono principalmente due. Il primo è il troppo clamore intanto che si è creato attorno a queste visite mediche e l'Inter vuole fare tutto in gran segreto e ovviamente non è molto bello il fatto che si presenti ai giornalisti a filmare un giocatore che va a fare le visite mediche su una cosa che invece si voleva tenere in gran segreto. E questo si ricollega anche al secondo motivo che è legato al fatto che il Porto ha perso con la Ruca in campionato lunedì sera, scivola a -7 dal Benfica e dallo Sporting in vetta alla classifica del campionato portoghese, quindi una distanza abbastanza importante con lo Sporting che ha anche una partita in meno. E è stato cancellato il giorno di riposo. Con Seisao è finito molto nel mirino dei tifosi, ma soprattutto anche Taremi è finito nel mirino dei tifosi del Porto, anche per queste che sono le notizie di mercato. Quindi anche per motivi di opportunità e un po' di rapporti, mettiamola così, è stato deciso di non procedere, di non confermare le visite mediche proprio in questo momento delicato. Immaginatevi un attimo, ecco, che clima si sarebbe potuto respirare da qui a fine stagione per Taremi se dopo una sconfitta e in tutto quello che è il caos del momento del Porto dovesse fare le visite mediche con l'Inter e poi comunque la stagione col Porto deve continuare a giocarla. E magari, anzi, magari poi può capitare anche che ci si incontri Inter e Porto in Champions League, cosa difficile però non impossibile, visto che il Porto affronta l'Arsenal e l'Inter l'Atletico Madrid e poi eventualmente ci sarà un sorteggio. Ad ora, quindi, diciamo che dal lato Inter viene di fatto confermata che la trattativa è sostanzialmente conclusa, quindi visite mediche che non sono state fatte adesso, ma verranno rifatte prossimamente. Qualcuno ha detto addirittura nei prossimi giorni. Io in realtà ho dato anche un po' un'occhiata a quello che è il calendario del Porto e sinceramente nel calendario del Porto vedo pochi slot disponibili nel giro di pochi giorni per poter farlo venire in Italia e fare le visite mediche. L'unica settimana piena libera è dopo il Benfica,
ma potete capire bene che anche qui, se il Porto dovesse perdere col Benfica, vista anche la grandissima rivalità, il clima sarà probabilmente ancora peggiore rispetto a quello di oggi, quindi anche qui è tutto da vedere, per cui o si faranno i test direttamente in Portogallo in qualche modo, oppure si arriverà fino addirittura alla sosta del 18 marzo, di quei giorni lì, per sosta per le nazionali, e quello potrebbe essere lo slot buono eventualmente. Comunque adesso faranno di tutto chiaramente per non far scoprire la nuova data delle visite mediche, per fare tutto in gran segreto e comunque chiudere l'affare che, ripeto, per quello che sappiamo ad oggi e per quello che riceviamo oggi è concluso e non è in bilico. C'è un altro nome poi a parametro zero molto importante, di cui si sta molto parlando ormai da diverse settimane. Nelle ultime ore su Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, in scadenza di contratto con il Napoli, è arrivata poi un'ulteriore conferma di un altro passo avanti, ovvero è uscita definitivamente la notizia delle visite mediche già effettuate con l'Inter, e diversi hanno detto che Zielinski avrebbe effettuato le visite mediche lunedì. Zielinski sarebbe quindi rimasto a Milano dopo la partita contro il Milan e avrebbe svolto in gran segreto le visite con l'Inter. Parlando un pochino, cercando di verificare un pochino questa cosa, in realtà mi è stato detto, mi è giunta voce che le avrebbe effettuate in un altro momento, quindi l'operazione sarebbe anche qui sigillata, ma con un passo già più avanti rispetto a quello fatto con Taremi. Comunque non è questa la cosa importante, l'importante è che l'Inter su Zielinski, come detto, ormai è abbastanza confermato, si è portata molto avanti, il Napoli lo ha anche escluso dalla lista Champions, ma continua ad impiegarlo in campionato. Comunque, 2 colpi a 0, Taremi e Zielinski praticamente fatti. Buchanan, un esterno preso a gennaio in previsione anche della prossima estate, anzi soprattutto della prossima estate, nonostante sia stato preso dopo l'infortunio di Quadrado. L'Inter, come dicevo in apertura, ha già iniziato a gettare le basi importanti anche per la prossima stagione, ma aggiungo anche 3 cose. La prima, come vi dicevo, c'è anche un nome nuovo da tenere d'occhio, sempre a parametro zero. L'Inter, così come le altre società, cercheranno di ricorrere sempre più anche a questo tipo di affari per ridurre l'impatto dei cartellini a bilancio, ma anche per cogliere delle opportunità in anticipo importanti. E il nome che sta circolando è quello di Mario Hermoso, difensore classe 95, spagnolo dell'Atletico Madrid. C'è da dire che è un nome che era già uscito qualche giorno fa, in realtà, lo avevamo tenuto un pochino sotto osservazione a livello di voce. Sono arrivate ulteriori voci nelle scorse ore e abbiamo ricevuto anche qui delle conferme. Non è al momento, da quello che sappiamo, una trattativa vera e propria, c'è una richiesta di informazioni, c'è comunque un interessamento concreto da parte dell'Inter per questo giocatore, che è un difensore di piede sinistro, che al momento vedrei forse di più come zona bastoni, quindi eventualmente ad oggi sarebbe un vice bastoni che va a contendere il ruolo a bastoni. Però considerando che è un classe 95, più giovane dei De Vrij e Acerbi che abbiamo al centro, in un'ottica futura potrebbe essere visto anche come ricambio lì in mezzo alla difesa. C'è da dire anche qui però che c'è una concorrenza, soprattutto indovinate un po' chi è la principale concorrente che viene segnalata al momento, almeno da quello che sappiamo noi. La principale concorrente, ancora una volta, anche qui risulta essere la Juventus, che è abbastanza evidente come stia sempre più cercando di imitare anche le strategie di mercato dell'Inter, vista anche la situazione molto delicata di bilancio che si trova e si troverà ad affrontare la Juventus. Quindi attenzione a Mario Hermoso, a questo profilo da tener d'occhio, scadenza di contratto anche lui a fine stagione, lo affronteremo anche in Champions League in questo doppio ottavo di finale contro l'Atletico e seguitelo da vicino. Poi magari, se siete interessati, facciamo una scheda a parte. Secondo punto poi da aggiungere in questa coda finale: le trattative per i rinnovi stanno andando avanti, in realtà non è tutto fermo come alcuni possono pensare. Dopo Darmian, Mkhitaryan e Di Marco si stanno discutendo dei rinnovi importanti su tutti. Quello di Barella, su cui mi sento di poter dire che c'è una certa tranquillità nel poter raggiungere l'accordo, ma soprattutto c'è ferma intenzione di blindarlo, rinnovarlo e tenerlo. Almeno ad oggi a me risulta così. Parallelamente il discorso su Lautaro Martinez, che va avanti, lo abbiamo già approfondito, ne abbiamo già parlato tante volte. Anche qui ci sono state delle dichiarazioni da parte soprattutto del lato giocatore che hanno fatto alzare un pochino le antenne, però devo dire che sia pubblicamente che privatamente dalla dirigenza dell'Inter trapela ancora dell'ottimismo. Una trattativa che inevitabilmente ha tante componenti e tante variabili all'interno, sia a livello economico che di progettualità del prossimo futuro, eccetera, che
inevitabilmente porta a dover essere discussa con attenzione su tutti i dettagli, e quindi è un po' più lunga di quello che in tanti avevano ipotizzato. Il terzo punto finale è relativo alle possibili cessioni. Io qui non voglio creare allarmismo, soprattutto ora non è il momento di fare allarmismo perché non ce n'è motivo, almeno secondo me, però teniamo a mente che in estate potranno esserci delle cessioni, nel senso che l'Inter si sta lavorando bene in ottica di programmazione, si sta lavorando bene in anticipo sulle manovre della prossima estate, quindi è da sottolineare e da rimarcare, però anche qui non dobbiamo illuderci che possano essere solo aggiunte all'attuale rosa questi innesti che si stanno facendo. Teniamo bene a mente che è anche questo un modo, secondo me, per cautelarsi nel caso in cui dovessero arrivare offerte fuori mercato per qualcuno di quelli che sono i big della rosa, potranno essere prese in considerazione, consapevoli di avere già comunque messo delle basi importanti. Però, ripeto, non voglio creare allarmismo, non è il momento e non ce n'è motivo in questo momento, per cui dobbiamo essere però consapevoli che è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti tutti, non solo noi e non solo i club italiani probabilmente, quindi è da tener d'occhio. Fatto sta comunque che l'Inter sta lavorando, come è stato anche annunciato, anche nell'ottica di allungare la rosa in vista di una stagione in cui ci sarà l'obiettivo di competere ai massimi livelli ovunque in campionato, nella nuova Super Champions con almeno 2 partite in più, nel mondiale per club che ci sarà a fine stagione, e quindi di sicuro in alcuni reparti si andrà anche ad aggiungere per allungare la rosa. Questo era un po' il punto della situazione tra notizie, retroscena e novità con le varie voci di mercato del momento. Mi avevate richiesto di fare questo focus a parte, visto che nell'ultima diretta ci eravamo scaldati molto sul tema arbitri e quindi eravamo andati un pochino lunghi sacrificando gli ultimi passaggi sul mercato. Lo abbiamo fatto adesso e spero di avervi fatto un bel punto della situazione. Vi ricordo che se volete potete entrare a far parte del nostro club su www.passioneinter.club per sostenere il nostro progetto, per entrare a contatto con tutto il mondo, con tutti gli interisti da tutto il mondo che ci seguono su Passione Inter. Mi raccomando, vi lascio con un altro podcast che trovate in descrizione per chi ci segue appunto in formato audio in podcast. Un altro video invece per chi ci segue da YouTube lo trovate cliccando qui.